Ciao a tutti, finalmente, prima puntata del 2026, siamo Sì, super gasati anche perché parleremo di un argomento che sicuramente interesserà molte consumatrici. È un argomento che parla appunto di un brand importantissimo, sì, diciamolo qual è? The Ordinary. The Ordinary, che non ha soltanto contribuito, non ha soddisfatto soltanto il consumatore, ma ha creato anche un qualcosa di particolare nel mondo della cosmetica. Prima di parlarne però, Sigla. sigla! Confessioni cosmetiche. Il podcast di cosmetica che racconta retroscena, innovazioni e storie del mondo beauty. Targato Cosmesi Doc. Allora, Allora, intanto precisiamolo perché magari qualcuno può pensare male, ma lo scriviamo anche spesso nella descrizione. Non si tratta di una sponsorizzata, quindi non è un qualcosa che noi ne parliamo per ricevere dei soldi dal brand, non ci stanno pagando per questo, no. ma è soltanto un approfondimento che noi facciamo su brand come tanti altri di cui parleremo o di cui abbiamo già parlato. D'altronde lavoriamo nel settore, quindi se non lo facciamo noi, insomma, chi Esatto, lo chi lo fa? deve fare? Ricordiamo che Confessioni Cosmetiche racconta storie e curiosità del mondo della cosmetica. Noi ne parliamo dal punto di vista di chi ci lavora quotidianamente con i brand per lo sviluppo di cosmetici. Io dal punto di vista marketing, Mara dal punto di vista formulativo, e quindi perché non parlare di un brand così importante? Ma perché è importante? Adesso lo vediamo perché vi spiegherò la storia. È importante perché ha creato un punto di rottura nel mondo della cosmetica per come la conoscevamo fino a quel momento. Quando nasce The Ordinary? The Ordinary Quasi 10 anni fa, si può dire. No, 10 anni fa. 10 anni fa, e infatti rientra perfettamente con quello che è il trend sui social di questi giorni, dove tutti ripubblicano una foto del Io 2016. non l'ho fatto però. Lo dobbiamo fare Devo anche fare. noi, perché allora, bisogna fare un passo indietro, perché comunque The Ordinary appartiene a un'altra grande azienda che è Deciem, fondata da Brandon Truex. Mhm. Quindi Brandon Truex è alla fine fondatore appunto di The Ordinary. Questa grande azienda aveva lo scopo di incubare ben 10 brand differenti. Infatti, Deciem sta per appunto 10? per 10. The Ordinary non era prevista, infatti nasce nel 2016 Sì, ma come undicesimo brand. c'è un motivo ben preciso per cui nasce questo brand. Perché il founder voleva qualità, senza far spendere tanto, no, ai consumatori. Quindi voleva qualcosa che potesse funzionare realmente senza dover spendere necessariamente un botto di soldi. E allora ecco che nascono dei prodotti che effettivamente quando sono nati, io me lo ricordo perché anche in Sì. laboratorio, quando lavoravo in un'azienda facevamo quindi dei cosmetici, ci portavano spesso come benchmark The Ordinary. E quando l'ho scoperto, io personalmente sono rimasta super curiosa. Fondamentalmente un prodotto conteneva un attivo, massimo 2 attivi a dosaggi Esatto. ultra funzionali. Esatto. Però prima di Adesso parlare ne, della formulazione, mi adesso sembra ne giusto parliamo, parlare ne di altro. parliamo, sì, esatto. Prima di parlare di questo aspetto formulativo, che comunque è uno degli aspetti principali per cui è stato amato come brand, proprio per la sua semplicità, a parte che il nome già è fighissimo, The Ordinary, Sì, ma perché non avete sentito qual è il payoff di Decim, l'azienda madre? qual è? L'azienda madre era The Abnormal Beauty Company. Questo la dice lunga sul suo founder, Brandon Truex, che effettivamente era un tipo molto eccentrico, geniale, visionario, e che ha voluto dare appunto un impatto, ha voluto dare e ci è riuscito a dare un impatto importante nel mondo cosmetico rispetto a tutto quello che c'era sul mercato fino a quel momento. Sì, C'è da ricordare che ad affiancarlo c'era anche la co-founder Nicole Kilner, sì. la quale poi lo ha sostituito successivamente. Ha subito qualche vicissitudine iniziale. Purtroppo il founder aveva dei problemi di tipo di salute mentale, e questo ha fatto sì che lui denunciasse in un video famoso del 2018, dell'ottobre 2018, denunciava il fatto che ci fossero dei crimini all'interno dell'azienda, eccetera. Siccome all'epoca Estée Lauder possedeva il 21%, se non sbaglio, di Deciem, Mm. ha deciso di allontanare lui dalla guida dell'azienda. Il caso ha voluto che poi dopo poco tempo lui morisse. Quindi è venuto a mancare. Mancare, quindi però Nicole ha preso Nicolà in realtà si chiama così, la co-founder ha preso in mano l'azienda, ha preso in mano il brand e ha cercato di portare avanti fino ad oggi quella che era la filosofia e l'idea partita appunto da Sì, Brandon. Allora, questa situazione particolarmente delicata che riguarda appunto la salute mentale delle persone ha fatto sì che Nicolà nell'azienda
abbia portato avanti una serie di progetti a favore della salute mentale all'interno delle aziende. Questa è una cosa molto Bello, molto bella. molto bello. Ma andiamo a noi, che cos'è che distingue The Ordinary e lo ha fatto diventare il brand che è oggi? Ritorniamo dal punto di vista formulativo. Allora, sì, dal punto di vista formulativo, come abbiamo tutti avuto modo di vedere, perché secondo me un po' tutti abbiamo provato questo brand almeno una volta, è il costo, perché è costo molto accessibile, vuol dire che anche dal punto di vista formulistico abbiamo delle formule molto basic, tant'è vero che The Ordinary ha abbracciato la filosofia dello skinimalismo, che poi ha preso piede e tutt'oggi ne sentiamo parlare. Quindi formule essenziali, formule molto semplici ma comunque concentrate nei suoi attivi. Ed è stata questa la cosa che effettivamente a livello formulistico ha fatto vincere il brand, perché comunque i prodotti sono nati fondamentalmente come dei booster, quindi per pelle secca, per pelle grassa, per pelle con imperfezioni, quindi per la pelle un po' invecchiata e questi booster possono essere tranquillamente associati ad una routine di bellezza che non per forza deve includere prodotti The Ordinary, può includere anche altri marchi. Ad ogni modo si può sempre associare un siero, un booster ad ogni routine di bellezza e questa è una cosa molto bella. Io ho avuto modo di analizzare le formule che sono fatte essenzialmente da pochissimi ingredienti come acqua, conservante, se facciamo riferimento ad un siero, acqua, conservanti, l'attivo utilizzato a dosaggi funzionali, estremamente funzionali, 1/2 attivi, poi ad esempio un agente chelante, il conservante, basta. Più di così. Più di così, diciamo che... E poi magari nel tempo qualche formula è stata rivisitata o magari anche un po' più arricchita dei suoi ingredienti funzionali. Però fondamentalmente se noi andiamo a guardare, quindi dal punto di vista tecnico, le formule di The Ordinary sono molto semplici e mantengono tutt'oggi un costo molto accessibile. Quindi è vincente perché questo permette l'utilizzo di un'ampia fetta di mercato, dal più giovane a quello meno giovane, perché comunque il prezzo, appunto, ripeto, è accessibile. Sì, se non sbaglio, stiamo parlando che quando uscì The Ordinary, lo stesso tipo di siero, per intenderci, paragonato ad altri marchi, e il rapporto era che con The Ordinary ti costava 9-10 euro e magari con altri brand ti poteva costare anche E 40. tutte a chiedersi perché costa così poco, Esatto. cosa ci starà dietro, perché poi pensiamo sempre che dietro il costo basso ci sta la magagna, invece In no. realtà proprio loro hanno giocato pure su questo perché ti propongo un prezzo molto basso, ti propongo una totale trasparenza delle formule, quindi non ti nascondo, quindi trasparenza in quello che c'è dentro il cosmetico. Ti offro l'efficacia del prodotto stesso. Esatto. E allora Tra l'altro c'è da dire una cosa, che loro negli anni sono evoluti al punto da fare, da creare innanzitutto un glossario, infatti se sul loro sito è un glossario con tutti gli ingredienti che parlano, dove vengono riportate le loro funzioni, quindi Sì. questo aiuta il consumatore sì, a sì. capire di più sull'ingrediente che sta utilizzando, ma non solo, The Ordinary ti dà la possibilità di capire come abbinare i vari i booster, come fare le migliori associazioni, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista della comunicazione, è una guida molto esemplare per il consumatore. Sì, sì, sì. Infatti quello che ha portato alla nascita di The Ordinary è stato proprio il fatto che non ci fosse totale trasparenza nel mondo cosmetico, Sì. per quanto riguarda appunto quello che c'è dentro, cosa fanno gli attivi, eccetera. Quindi loro hanno voluto colmare questa parte qua. È una parte molto nobile. Sì. Cosa c'è di più? Prodotto che costa poco, che funziona, che ti dice quello che c'è, non ti nasconde cosa c'è dietro un attivo e come funziona. C'è ben poco Esatto. da nascondere. Esatto. C'è una cosa, tu ad esempio, cosa ne pensi dei colori? Ecco, questo bianco e nero che Sì, poi hanno contraddistingue. giocato tantissimo, oggetto di critica inizialmente, ovviamente da parte anche di altri brand o comunque da parte dei consumatori, proprio per questo aspetto minimal, quasi clinico a volte, cioè bianco con Beh, scritte molto semplici, molto pulite, l'enfatizzare la percentuale dell'attivo proprio in etichetta, sì. tutti questi fattori, come ogni cosa che è innovativa,
ha generato scalpore, ma ha permesso di distinguersi sul mercato. Infatti, dopo questa cosa è nata la disputa. Sì, la disputa, ma allora dosaggio alto di attivo vuol dire che lavora bene, se è basso, quindi poi le solite cose che poi nascono sui social fondamentalmente. Esatto. I quesiti, le domande, quindi se utilizzo vitamina C al 20%, faccio un esempio, adesso non ricordo se Deodani ce l'ha fondamentalmente, allora vuol dire che funziona di più oppure funziona di meno, sì, le solite cose, però in realtà loro hanno giocato molto bene e continuano a farlo, ma io penso che non ci sia grande fondamentalmente incoerenza e c'è molta trasparenza. Io personalmente apprezzo questa cosa. Assolutamente, assolutamente. E ripeto, poi all'inizio tutti a criticare, poi successivamente Tutti a copiare. tutti a copiare. Sì, sono nati dei brand proprio È vero. per seguire la stessa scia, quindi con la stessa filosofia molto, molto minimalista, ma ci sono anche dei brand che hanno introdotto delle linee di prodotto all'interno del loro ventaglio di linee che fossero un pochino più essenziali. I booster hanno preso particolarmente piede, Sì, eccetera, eccetera. sì, sì, sì. C'è da dire che poi dopo la morte del founder, a distanza di un paio d'anni, mi pare nel 2021, Estée Lauder poi ha acquisito una gran fetta della Deciem, tipo il 76% se non sbaglio, e di quei 10 famosi iniziali brand diciamo, sono stati chiusi la maggior parte nel 2022, sono rimasti soltanto quelli che andavano meglio, uno che apparteneva nel ventaglio dei primi 10 e The Ordinary ovviamente, che è stato l'11°. Infatti la co-founder dice, pensa se ci fossimo fermati a 10, Vedi? non sarebbe successo tutto. Tra l'altro c'è una cosa bella che mi è venuta in mente, che noi quando siamo stati a New York, effettivamente abbiamo visitato uno degli store di The Ordinary. In realtà siamo andati proprio a cercarlo, perché volevo capire che solitamente qui in Italia abbiamo uno spazio dedicato a The Ordinary, non un vero store, perlomeno io non li ho mai visti. Invece nel New York abbiamo visto proprio un negozio enorme dedicato solo, cioè proprio The Ordinary, bellissimo. Sì, tra l'altro è di fronte alla biblioteca. Io avevo tutto l'interesse di andare a vedere la biblioteca, invece no, dovevamo andare di fronte e c'era The Ordinary. Mi sembra giusto, quando vai a New La York... nostra cultura cosmetica doveva esplodere, quindi. Beh, tutto ciò per dire comunque che siamo contenti, io sono contenta quando c'è questa varietà nel mondo cosmetico, quindi c'è la varietà del prodotto ultra ricco di ingredienti, texture super ricche o comunque molto ricercate, invece The Ordinary ha preferito la semplicità. Sono texture fondamentalmente molto simili tra di loro, se facciamo riferimento a quelle acquose, quelle oleose chiaramente hanno un'altra tipologia di texture, ma comunque al rapido assorbimento, semplici da applicare, non ci sono grandi texturizzanti, quindi anche questo è un valore aggiunto al mondo della cosmetica. Beh sì, un'altra cosa che possiamo dire, qui quasi diciamo a concludere Sì? questa piccola panoramica su The Ordinary, è che ci ha insegnato una cosa importantissima. Laddove tutti cercano di creare un qualcosa di per forza straordinario, che sia diciamo fuochi d'artificio, cose assolutamente eccezionali, poi alla fine è proprio l'ordinario, scusate il gioco di parole, a poter farsi strada. A volte veramente la semplicità è quella che vince più di tutto. Prima di tutto perché il consumatore, parlo appunto dal punto di vista marketing, il consumatore ha sempre più bisogno di semplicità, Sì, è vero. certezza, immediatezza, poca confusione. Questo lo dico anche diciamo ai brand che seguiamo, il creare un messaggio coerente, una filosofia che non devi a seconda delle mode del momento, eccetera, Sì. che dia appunto delle risposte chiare al consumatore, il consumatore sa bene orientarsi, sa scegliere nel momento giusto in cui deve scegliere. Esatto, quindi questo appunto è dal punto di vista funzionale, quindi della skincare routine, quello che vuole comunicare sicuramente di ordine è che per avere un risultato, sì, è vero, non hai bisogno di tanti prodotti, hai bisogno di pochi prodotti, comunque va bene che siano concentrati, ma magari pochi prodotti ma realmente funzionali. Vuole essere questo fondamentalmente, penso, ad oggi il messaggio di The Ordinary, che è un messaggio che funziona e che comunque lo vediamo perché continua a tirar fuori sempre delle belle proposte a livello formulativo e a livello di ingredienti, quindi
Per me è promosso. Bene. E vabbè, ovviamente fateci sapere la vostra, se li avete provati, se vi piacciono, se non vi piacciono. Vi aspettiamo nei Vi commenti. aspettiamo nei commenti su tutte le altre nostre piattaforme. Un Ciao, caro saluto. alla prossima. Ciao. Ciao. Confessioni cosmetiche. Il podcast di cosmetica che racconta retroscena, innovazioni e storie del mondo beauty. Targato Cosmesi Doc.